Ciao ragazzi, come va? Dormito bene? Occhi gonfi? Avete sognato il paradiso? C'è un dentifricio nel vostro destino. Vedo un caffè, un cappuccino, una brioche e musica, musica, musica! Knock, knock. Who's there? It's Giuseppe. Let me in. I want to tell you about my car. Once I had a car, I really loved it so. I used to drive around, man, it really used to go. But then one day, something happened really weird. I'm look around, but my car disappeared. Giuseppe, look around, but his car disappeared. So I'm got my gun, I'm got my knife. I'm call the police, I'm even call my wife. But police call her back, say, hey, somebody's confessed. Your car's not stolen, just got repossessed. His car is not stolen, just got repossessed. You can call me names, hey, don't mind pushing me around any all the time. You can touch my wife in the right place, but you touch my car and I break your face. Hey, give me back my car, you crook! I 103 megacicli di Trip Radio vi augurano il buongiorno. Questo è il mio mattino, la mia giornata comincia. Così parlò Zarathustra e lasciò la sua caverna forte come il sole del mattino. Back down. The guy that took my car, well, he should have learned by now. You can call me names, hey, don't mind pushing me around any all the time. You can touch my wife in the right place, but you touch my car and I break your face. You can call me names, hey, don't mind. Prepara proprio una bella giornata. Tutto andrà bene, benissimo. Scoppiate di salute. E non dimenticate la lista della spesa. 2 etti di sorrisi, 1 chilo di margherite e un vagone d'amore. Ehi! Ciclone Max, eh? Ciclone Max. Esilarante! Il presidente Reagan, mentre si trovava nella sua tenuta per la consueta battuta di caccia alle streghe, ha dichiarato: la terza guerra mondiale sarà un gioco da ragazzi! Notizie Max. Guadagniamo così bene con l'allevamento dei lombrichi, sono andato a mettere su una radio. Lo sistemo io, quel Max Negoni. Amici di Trip Radio, buongiorno. Le previsioni del tempo valevoli 20 minuti, al massimo mezz'ora. Una vasta depressione sta interessando regioni già depresse per conto loro. Il tempo previsto: sulle regioni adriatiche tendente alla variabilità, sulle regioni ioniche, non saprei. Ed ora passiamo alla temperatura. La temperatura è in leggera diminuzione. Anzi, mi pare in aumento. Anzi, direi in vorticoso aumento, in spaventoso aumento! Ai, 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 sotto! No. Chi è? Gli amici. Apri, Dani, i soliti rappresentanti. Che scocciatori. Mormoni Rock di Gratosoglio, siamo in cerca di adepti, è permesso? Prego, si accomodi, Grazie. non abbia paura. Grazie. Sono il Mormone Rock, vengo da Gratosoglio! Ho fatto un solo sbaglio! Quello di ascoltare questa radio che mi fa vomitare! Ah! Ciao, Danny. Mauro. È sempre Mauro in corsa quando mancano 5 minuti alle 13. E siccome il mondo gira regolarmente e non sono previste glaciazioni nei prossimi millenni, tocca a me la fortuna di presentare la superstar del megaciclo nell'occhio del megaciclone Loredana! If you should ask me, do I want you to stay tonight? Do I want you to hold me tight? How would I answer? How could I let you
Sapete cosa hanno detto di lei? Frank Sinatra, Wonderful, l'imperatore Costantino, Inoxigno Vinces, Federico Fellini, Amarcord e Mitterrand, Rien ne va plus. Anything goes with me. As long as it pleases you. Loredana, fresca e sana. Una gazzella nella savana. Che ti accarezza e poi ti sbrana. Che bella Loredana! Cari amici, è la vostra Loredana che vi parla da Trip Radio 103. Signorina Alessandra, venga subito! Oggi è nervoso. Beh? Mi chiami immediatamente quella radio. Ma dottore, è in ritardo, deve andare alla riunione della loggia. Signorina Alessandra, le ho detto di chiamarmi immediatamente quella radio e non si dimentichi il mio filetto crudo. Filetto crudo? Buongiorno, qui è Trip Radio che parla. Ciao bello, chi sei? Scodella le tue generalità. Sono Viganò, ha capito signorina? E non ho bisogno di scoderare niente, chiaro? Sì, d'accordo. Insolente che non è altro. Tra 5 minuti voglio certamente. ragazzi qui in ufficio. Tutti quanti, Tutti, d'accordo? tutti. E non mi fate Vale. aspettare. Sì, Buongiorno. certamente. Buongiorno. 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 Correte Mauro, presto, Max, Loredana, Andrea, presto, emergenza, correte tutti. Cosa è successo? Un'alluvione, una disgrazia? È morto il gatto? Ma via, cretini, non vedete che è sconvolta? Danny, che c'è? Che cosa è successo? Di tutta la tua Loredana, su! Viganò! Mi ha chiamato Viganò! Un po' d'acqua! Mi vuole tutti nel suo ufficio! Io sono deficiente, Cosa c'è di strano? Ci vuole il capo, no? Non ci vedo chiaro, eh? Magari ci propone un aumento. Vorrà meno rock e più disco music. Ma no, non sa neanche chi sono i Beatles. Pensa che Buck sia un deodorante? Forse sarà per la mia rubrica condoglianze in musica. No. Ma no, sarà per i suoi giochetti in borsa. Avrà perso qualche miliardo e vorrà sfogarsi. Forza ragazzi, tira aria cattiva. Lo diceva anche l'oroscopo oggi. Ottima giornata per gli ex combattenti. Ma noi non siamo ex combattenti. Appunto, no, testa. Possibile che questo ascensore funzioni un giorno sì e uno no? Per forza. È a corrente alternata. Ma sempre il solito. Signori, in Opla! carrozza. È partita ragazzi. Fosse che fosse una volta buona. Mi sa che dovrò cambiare il cambio. Su,Ozza, dai! Che dumarro! Dietro! Dai, spingere! Dai, su! Speriamo che nevichi! Dai. Perché? Perché ho la frizione che slitta! Dai, spingi. Su, dai! Adesso te lo comunico. Accelera. Quando cambi sta carriola è sempre troppo tardi. Dottore? I ragazzi? Buongiorno. 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 Eccoci qua, dottore. Oh, la vedo in ottima forma. Come va la sua dieta di filetto? A casa tutti bene? Ascoltatemi bene. Io non sono né un benefattore, né un filantropo, né un cretino. Finora tutto quello che ho toccato l'ho trasformato in oro. Lavoro per guadagnare e questa radio mi fa solo spendere. E la pubblicità che passiamo tutti i giorni? La pubblicità. La pubblicità. Pezzi di idioti. Ma non sapete voi cos'è la pubblicità? È l'anima del commercio. Ma cosa dice la imbecille d'un bolognese? Aprite bene le orecchie. Tutte le idiozie che propinate giornalmente dai microfoni di quella radio hanno una sola giustificazione, il profitto! Esatto. Altrimenti restano soltanto delle terribili inaudite idiozie.
Signorina Lisciandra, mi porti gli indici di gradimento. E lì a lei? Come sarebbe io, gli indici? Dove sono andati a finire gli indici? Delle terribili inaudite idiozie. Ecco gli indici, dottore. Ecco, ecco. State tutti calando, tutti. Anche tu, Loredana. Beh, anche tu, Loredana, stai calando. Mentre, scusa, lei che schifo? Radio Metropolis cresce e gli sponsor vanno tutti da loro. Qui la baracca non mi rende. O cambia o chiudo. Radio Metropolis è forte, l'ha comprata l'editore Sberloni. Sì, Lisciandra, vada a fare l'inventario dei lombrichi, vada. Comunque, prima di mandarvi tutti all'idroscalo a vendere i gelati, voglio tentare una nuova carta. Da domani avrete un nuovo capo, un vero professionista. E si dice che il disjockey numero 1 delle discoteche della città sia un certo Umberto. Fategli buona accoglienza. Ah! Signorina Lisciandra, le puntine! Il mattino dai grigi occhi sorride alla cigliata notte, gittando sprazzi di luce sulle nubi orientali, e le tenebre chiazzate in volo si ritrae barcollando come un ubriaco dal sentiero del giorno e dall'infuocate ruote di titano. Shakespeare, Giulietta e Romeo, scena terza. Uè, svegliati, pirla! Ciao Gino! Ciao, Chicco. Attenzione, attenzione, vogliamo un vero stato di polizia. Attenzione, attenzione, siamo gli spazzini della colonna Bruce Lee e lottiamo per l'abolizione della sporcizia morale. Attenzione, attenzione, vogliamo un vero stato di polizia. Attenzione, attenzione, siamo gli spazzini della colonna Bruce Lee e lottiamo per l'abolizione della sporcizia morale. Firmare o no? Firmate, venite a firmare per il ripristino delle torture, basta con le carezze. Avanti, venite a firmare, avanti, forza, venite a firmare tutti quanti. Mai visto tanta gente di destra così sinistra.
Hare Krishna. Hare Senta, Krishna. scusi, perché sono così allegri quelli lì? Perché si sono liberati dalle angosce, dalle ansie della civiltà metropolitana. E poi si sono anche liberati dalla forfora. Che bravi ragazzi! Hare Krishna. Hare. Ragazzi, è in trappola! Ok! E adesso che ne facciamo? Lo teniamo qua tutta la vita. Sì, ma se vive 100 anni? Beh, se vive 100 anni, 100 anni di solitudine. Visto così in letargo non sembra poi tanto antipatico. Pensate che l'altra sera ha fatto saltare le centraline a tutte le galline del Divina. Io non lo sopporto, questa specie di orso vestito da hippie. E poi sia chiaro, bambini, questa radio o lui o me. Gli facciamo prendere una bella paura e poi aria. Non mi sembra mica tanto spaventato, però, eh? Neanche a me. Ehi, Snellinger! È un osso duro, ragazzi. Dicono che abbia fatto l'autista personale di John Lennon per 6 mesi. Già, io ho fatto la guardia svizzera in Vaticano. Vuole entrare in diretta? Gli diamo la corrente? Bravo, una stronzata del genere non la sentivo dai tempi di Lascio raddoppia. Modestamente oggi sono particolarmente in forma. La tribù essere divisa. Grande capo Volpe Democratica dice suffragio universale, AUG. Favorevole. Favorevole. Contraria, contraria, contraria. Io... è una responsabilità che... io mi astengo. Come? Io mi astengo. Tu ti astieni? Io mi astengo. Vigliacco! Crudele donna bianca vuole pelle di Volpe Democratica. Uè ragazzi, la maggioranza vince, eh? La maggioranza vince. Sì, ha ragione, vai alla corrente, Vado, vai, vado. vai, velo. Sei in diretta, ok? Il volto tuo che
fugge come un ladro nella notte, nel vespaio sterminato della città. Ed ecco la formazione delle squadre. In maglia tricolore l'Italia con De Chirico, Brunelleschi, Maiorca, Pascoli, Arlecchino I, Arlecchino II, Moser, Berlusconi, Foscolo, Celentano, Pertini, Ornella Muti, Nica Costa e in panchina, in libertà vigilata, Sofia Loren. E per il resto del mondo con Pancera e Tanga, Borg, Shakespeare, Giuda, Reagan, Topolino, Dylan, Van Drake, Kissinger, Gandhi, Chaplin e in tribuna Eolo, Pisolo, Vongolo, Mammolo, Dotto, Cutolo, Castellano e Pipolo. Dirige l'incontro Re Artù, i Genesis e un gruppo di cristiano maroniti. Uè, ma cos'hanno oggi quelli di Trip Radio? Gli hanno fatto una flebo di ormoni? Ma che ormoni? Per me hanno preso un additivo mistico. Wow! A proposito, amici di Trip Radio, se per caso aveste dei problemi, mandateli all'aria! Ma la tempora currunt. Quelli erano liberati dalla forfora, ma questi sono liberati dallo zoo. Attenzione, messaggio alla città, messaggio alla città! Sono Umberto, sono Umberto, sono Umberto e sono in mano ad una banda di pazzi scatenati che mi vogliono fare il prigioniero. Le chiamano le famose grappe di pesce. E davanti a me vedo una simpatica cinesina, una bella morettina. Cucù. Comunque, la mia libertà dipende da voi, ma la vostra prigionia dipende da me. Perché io torni libero, non dovrete mai spegnere la radio, mai! Per almeno 3 giorni. E poi ascoltare, ascoltare. Ascoltare fino alla frantumazione dei timpani la musica più incredibile dell'era atomica. Per grazia di Dio e volontà di Umberto. Signora, non spenga la sua radio a galena, pensi a mia nonna. Sì, lo so, lei odia il rock e il fracasso, è vero? E se venisse a casa sua Verdi, se lo smandrapperebbe tutto. Magari. Comunque, non spenga mai la radio, mai, mai, mai! Faccia attenzione! Tenda l'orecchio, c'è qualcosa che bolle in fondo alla pentola! Su, fate esplodere tutta la rabbia, tutta la voglia di vivere, tutta la voglia di vivere che c'è in voi, tutta la voglia di vivere che c'è in voi! Dai, scatenatevi! Dentro di noi, dentro ognuno di noi, c'è una scimmia in gabbia. Liberate la scimmia! Liberate la scimmia! Ma questo è tutto scemo. A me non me pare. Io sento qualche cosa che mi si agita dentro. Guarda che la toilette è dietro il biliardo, eh? Ma liberiamola sta scimmia, governo ladro. Sono 40 anni che lo dico. E liberiamola una volta per tutte. La scimmia è scappata, gira, corre per le strade, è libera, è dappertutto. Ormai non la ferma più nessuno. La scimmia che balla, la scimmia che canta. Evviva! La scimmia è libera! Buona però quest'idea della scimmia. Secondo me sei ispirato a te, Max. Allora, cosa ne pensi del nostro nuovo capo? Dico che potremmo telefonare alla Neuro. O a Portobello. Sì? Sì, come detto, la scimmia? Attenda un attimo, vedo se c'è. Ragazzi, qui c'è qualcuno che ha liberato la scimmia. Ne sai qualcosa tu? Come scimmia? No, qui abbiamo solo Max. No, mi spiace, guardi, non insista. Provi allo zoo. Stupidi scherzi. Senti che rumba di là. Pronto? Pronto? Pronto! E cavolo, questi telefoni sono impazziti. Per me sta succedendo il finimondo. È il più grosso casino da quando Orson Welles ha annunciato che i marziani erano sulla Terra. Ma cosa vogliono? Comunque, la festa continua ed è ora di cambiare musica. Basta con i vecchi tromboni, basta con la disco, lo ska, il punk, il sack, il crack, il funk, la samba, le salse, i sughi, le minestre scotte. Come diceva il vecchio Arturo Toscanini, è sempre tempo di rock. 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 Sniffatori di gas di scarico, dico a voi, pendolari dell'eternità, anch'io lo so, anch'io sono stanco come voi, ma forse se stiamo insieme siamo meno stanchi, è vero? E magari con un po' di musica non siamo stanchi, anzi, non siamo stanchi per niente. Non siamo stanchi per niente con la musica, per niente, per niente! The most of it, honey, I wasn't even born. You're just an old
siamo saliti in testa agli indici di gradimento, come missili. Ora però bisogna restarci. La concorrenza si sta organizzando. Pare che quelli di Radio Metropolis stiano organizzando qualche cosa di eccezionale. Eccezionale? Tu dici? Sì, eccezionale. Peccato però, adesso che Viganò verrà a sapere dei tuoi successi, terrà solo te. E a noi ci toccherà andare a vendere gelati all'idroscalo. Mi è venuta un'idea. Quale? Si potrebbe andare a cena. Al capolinea? Al capolinea. Cari amici del Capolinea, in occasione della giornata mondiale del cetaceo vorrei dedicarvi una mia composizione. Un blues impegnato dal titolo Salviamo le balene. Le balene son serene, ma nel mare senza pene, e non vogliono le catene, libertà per le balene. Le balene van per mare e le vogliono sterminare. Maledetto pescatore con la fiocina nel cuore, giù le mani dai cannoni, le balene non sono dei piccioni. La balena è indifesa ed il mare è la sua casa e non vuole le catene. Viva, viva le balene! Viva le balene! Yeah! Wow, wow. Bravo! È semplice. Voi gli fate avere degli indici di gradimento falsi, più bassi, no? Poi fate delle telefonate truccate spacciandovi per sponsor inviperiti che vogliono disdire il contratto. A questo punto lui, convinto del fallimento, svenderà la radio per 4 soldi. Noi la compriamo e ce la togliamo per sempre dalle scatole. Splendido, Umberto. È un'idea geniale. Ragazzi, da una mia indagine che ho svolto nell'ambiente è saltato fuori che c'è un interesse mostruoso per la maratona radiofonica che ha fatto Umberto. Una cosa incredibile, però non ci si può mica fermare, ci aspettano al varco. La gente vuole sensazioni nuove, vuole cose fortissime, bestiali. Ma ti rendi conto che a mezza città sta andando in giro gridando liberate la scimmia? Ma va? Non ci credete? Sta a guardare, va. Liberate la scimmia! Voi sapete che cosa vi dico? Io con questo dramma delle balene, Nisba, e voi avete mangiato, ma io ho una fame bestia. Se non vi fa schifo mi farei 2 o 3.000 pizzette. Oh! Hai visto quello lì? Sembra Garfunkel. Identico. Sapete, non è mica un'idea poi così sballata far svendere la radio quello stronzo di Viganò. Però, bisognerebbe fare così. Inventarsi degli indici di gradimento sbagliati, però bisogna stare attenti a Manescolo lì, Forse di fronte al fascino femminile, il repellente Viganò potrebbe sciogliere le riserve e sganciarci la radio. Ok, ragazzi, il pericolo è il mio mestiere! Oh, olocausto di noi miseri, gementi e piangenti. Oh, Giovanna d'Arco dalla vuota faretra, Teodolinda, Matari, Goretta e Maria. Striscia, serpente! Indi? Come direbbe un giovane attore appena uscito dalla scuola d'arte drammatica di Roma? Non avendo mai visto in faccia io, l'odiato tiranno, il turpe Viganò, 4 recarommi nel suo ufficio. Ed abilmente travestito da ricastro in vena di scialacquio, subdolamente gli carpirò la sua fabbrica di onde sonore. E Trip Radio sarà nostra. Ma Laura, Barbù, te la do io la radio. Vedi, Loredana, tu sei sempre stata la mia preferita. Questa radio
Io l'ho messa in piedi quasi esclusivamente per te. Ed io solo sa quante rogne ho avuto. Adesso parliamo un po' di te, Certamente, signor Presidente. A proposito degli indici di gradimento... Gli indici li vediamo dopo, Loredana, li vediamo dopo. Almeno fossi un pochino più gentile con me. E quella promessa di uscire a cena. E quel weekend a Portofino. E quella settimana ad Acapulco. Cosa ti costa, Loredana? Io sono sempre stato generoso. Tu sei una ragazza libera, moderna, emancipata. Lo dici tutti i giorni dai microfoni di quella maledetta radio. Dai, cerbiata, fai vedere al Viganò cos'hai qui sotto. Il dottore ha chiamato? Vai via, mostro! Sarai bello tu, cotechino con lenticchie. Ah, sì. Vediamo un po'. Vediamo un po' questi indici di gradimento. Vediamo, vediamo. Sempre peggio. E io che sono andato a prendere quel deficiente di Umberto. Che sia stramaledetto lui e le sue schifosissime scimmie puzzolenti. Ma dottore, è un brutto momento, ci dia un po' di fiducia. Ancora per qualche mese. Ma che fiducia, siamo matti. Basta! Non sono una dama da San Vincenzo e nemmeno un centro d'assistenza di giovani sbandati come voi. Da oggi siete in vendita. Branco di fannulloni. Capitalisti della cambiale, mangia pane a tradimento. E voglio vedere chi è quel deficiente che spende 4 lire per comprare degli smidollati come voi. Via! Fuori! Signor Lisciandra, mi dia le quotazioni dei lombrichi. You can call me a names, hey, I'm a don't mind. Push me around any all the time. You can touch my wife in the right place, but you touch. Buongiorno, sono il commendator Bonomelli di Torino. Com'è l'ambiente? Surriscaldato. I am a razor fuss. He said I got to go to court or else I start to take a bus. But I'ma get them mad, I'ma not to back down. The guy that took my car, well, he should have learned by now. You can call me names, hey, I'ma don't mind. Scusi, il signore aveva appuntamento? Sì, però purtroppo il rapido è da Torino, portava 227 minuti di ritardo. Non funziona più niente in Italia da quando è in mano ai sovversivi. Comunque, buongiorno, sono il commendator Bonomelli e avevo appuntamento con il dottor Viganò. Era per i lombrichi? Ma no, per la radio. S'accomodi, commendatore. Ok, ragazzi, il mostro è fuori dai gangheri. Ora tocca a Umberto. Jimi Hendrix, aiutalo tu. Me lo vedo il turpe Viganò che blattera a braccia spalancate. La nostra radio è la più ascoltata della città e devo dire che mi dà molte soddisfazioni. I conduttori sono bravissimi, gli sponsor fanno la fila e non ci sarebbe motivo che io me ne debba privare. Pronto? Pronto il dottor Viganò? In persona. Sono il dottor Gino Spada, responsabile dell'ufficio vendite del formaggino. Mi spiace doverla informare che la direzione della nostra azienda ha deciso di sospendere ogni sponsorizzazione alla sua radio, in quanto i vostri programmi sono a dir poco inqualificabili. Addio! Ma certo, dottor Spada, grazie. Lei è davvero molto gentile. Onestamente noi siamo quanto di meglio può offrire il mercato. È un grosso cliente, un nuovo sponsor. Ma certo, dottor Spada. Sarà fatto. E ancora grazie di tutto. Beh, vedo che le cose qui vanno molto bene e allora io proprio non c'entro niente, sa, non dispongo di molto. Le mie risorse sono quelle che sono e poi con la crisi dolciaria che c'è a Torino si operano tutti, gli unici che non si operano sono i crumiri di Casale. Comunque, vabbè. Ma cosa dice, dottor Bonomelli, che diamine? Siamo qui per intenderci da gentiluomini. Primo! Uè ragazzi, è andata come doveva andare, eh? Ho incastrato la serpe! Vittoria! Oggi è un grande giorno per le onde sonore, disc jockey di tutto il mondo, unitevi! Ah, c'è un piccolo particolare, eh? Dobbiamo trovare 200 milioni in 10 giorni, capito? 200 teste!
Allora, porca miseria, per le onde sonore oggi è un giorno come tutti gli altri. Di cacca. Sciocchezze, sciocchezze. Stampati bene in mente che tutto va nel migliore dei modi. E questo è il migliore dei mondi. Ciao! Bella stelasa del signor! Gesù, tirami su. Radio Metropolis, la radio dei numeri 1. Ehi, del numero 1. Oh, mi scusi, signora Bailey. Sono il numero 1. Non è colpa nostra, Abele, se a te non viene mai in mente niente di nuovo. Ehi, Cicciobello, io non ho bisogno di questi trucchi da baraccone. Io sono il più forte di tutti. Chi è il più forte di tutti? Chi è il più forte di tutti? Abele. E le scimmie? Posso permettermi di lasciarle allo zoo. Oppure di sceglierle come collaboratori. Ehi, tu, presbitero, ridi, ridi. Cosa ridi? Guarda lì, sembri appena uscito dalla centrifuga della lavatrice. Quell'Umbertone lì non l'ho mai sopportato fin dai tempi delle scuole. Mi ha rubato un panino in seconda elementare, non gliel'ho mai perdonata. Un arrivista, un idealista, un populista, casinilista. Prendete carta e penna e scrivete il seguente pensiero di Abele. Che tu sia maledetto, lanciatore di messaggi. Cannoli alla crema. Questo vuole il pubblico. E per questo chi c'è? Chi c'è? Abele, colui che dà divertimento senza turbamento. Tutto il resto non conta. Il potere è con me e con la mia musica. Il resto è roba da barboni. E allora, visto che sei il più forte, perché non lo sfidi in un pubblico match, quel barbone? È un'idea geniale, Abele. Per te non dovrebbe essere un problema trovare 200 o 300 milioni da mettere in palio. Hai tanti amici industriali. Fai qualche telefonatina. Pensa, la sfida del secolo. Abele schiaccia Umberto in un pubblico match. La musica è diventata finalmente solo musica. Disimpegno. Bravi. Bravi. Pezzi di asciugamani marci. Eh? Guardali, tutti pronti come avvoltoi sul mio cadavere. Scrivete, prendete carta e penna. Io ho avuto un'idea geniale. Abele schiaccia Umberto in un pubblico match. Non dovrebbe essere difficile per me trovare 200 o 300 milioni da mettere in palio. Una telefonatina agli amici industriali e il gioco è fatto. Sarà la sfida del secolo. Prendiamo la discoteca più grande d'Italia, d'Europa, del mondo, il Kiwi Cathedral. Il Lambrusco. Quanti anni della mia vita buttati via bevendo Coca-Cola? Ma dai, non c'è nessuna differenza. Sono frizzanti tutti e due. Ragazzi, notizie sensazionali. Siete tutti seduti? Calmi? Problemi alle coronarie? Uè, state a vedere che questo ha vinto una gita gratuita a loro. O ha trovato i 200 milioni di cui abbiamo giusto bisogno.
Ma no, ci hanno sfidato. Quelli di Radio Metropolis ci hanno sfidato. Vogliono un aperto confronto, un match per verificare quale radio ha più potere sui ragazzi della città. Ci sono in ballo una montagna di soldi e un sacco di contratti pubblicitari. Che botta di culo! Sì, è proprio la classica botta di culo. Sarà la sfida del secolo. Sapete cosa vi dico? Sfida bagnata, sfida fortunata. Calma, calma Umberto, non gasarti con l'ambrusco. Quelli di Radio Metropoli sono forti. Capirai. Hanno le spalle i quattrini e l'esercito degli sbarbati per bene. Sono un osso duro. Figurati. Prometteranno mari e monti. Ma come si svolgerà sto cancro sfida? Ehi, indovinate chi c'è qui ai microfoni per voi? Sì, gattine latte e miele del vostro micione Abele. Sono io, Abele. E sono qui per illustrarvi le regole del gioco. Della super sfida tra me e Umberto. Radio Metropolis contro Trib Radio. Yeah. Il Kiwi Cathedral sarà diviso in 2 settori. Chi riuscirà a portare più gente nel proprio settore entro mezzanotte avrà vinto. E chi vince? Chi vince? A, B, Abele. Vai, prendete nota, yeah. La trasmissione sarà naturalmente trasmessa in diretta dalle 2 radio in Lizza e dal vostro amico Canale 5. Ecco qua, eccole qua le regole, yeah. I contendenti potranno usare qualsiasi mezzo di convincimento per catturare e trascinare più ragazzi nel proprio settore. Sì, ehi, dico a voi, facce di bronzo. Un'apposita giuria conterà le presenze. Ogni imbroglio sarà punito con la tortura o con degli schiaffi sotto le ascelle. Vai! Naturalmente sarà una cosa tremendamente seria. Le cose serie sono il mio forte, capitano John. Uè ragazzi, ma vi rendete conto che abbiamo la vittoria in pugno, sì o no? Senti Umberto, dovrei dirti una cosa. Guarda, sono sicuro che è la stessa cosa che volevo dirti anch'io. E allora dimmela tu. Adesso? Oddio, ci risiamo. Ho una buona parlantina io, vero? Beh, nei momenti importanti buio totale. Comunque posso provare. Allora, volevo dirti che dal primo momento che t'ho vista... No, niente, cancella, butta via. Sbrinati, merluzzo, sei in onda tra 30 secondi. Miau. Vieni. Ma... Sì, ragazzi, Umberto vuol fare una dedica. A chi? Beh, sono fatti miei. Mettetevi sereni e... If you should need me, call me and I'll be there. Anytime, anywhere. Don't be afraid that I won't care. I'll be here waiting, sitting here by the phone. So if you feel alone, I will say to
Buono, capital. Fermo. Allora, ti senti in forma oggi, Abele? Tu cosa ne dici? Piante. Beh, a parte qualche piccolo problema qui con l'equo canone. Per quanto riguarda me, invece, ho risolto un po' di problemini con gli sponsor. Dunque, ricapitoliamo. Intanto ci sono i 10 milioni per il completo di Nino Mangano. Dopodiché ne abbiamo 4,5 per la camicia dorata di Mizzi Cappucci. E infine 1 milioncino ce lo dà Burro per le scarpe. Ah, le scarpe di Burro. Ottime. Scivolano via. Senti, e quei 3 milioni degli occhiali truffaldi, che fine hanno fatto? Ah già, giusto, i 3 milioni. Comunque c'è una novità. Una Ferrari rossa in regalo, dolces in fondo. Naturalmente solo in caso di vittoria, Abele. Ne vuoi un po'? No, grazie, niente zucchero. Peccato. Ti è andata male, pupa. Comunque brava, complimenti. Hai fatto un ottimo lavoro. Mi sa che prima o poi ti porterò a letto. Mi piacerebbe che ogni tanto tu fossi un po' più caino con me, Abele. Facciamo un gelato? Sì, volentieri. Tu lo... Dai, dai. Sai che sei meglio della Francia. Ah, che fresco stasera. Si sta bene fuori, vero? Vai, vai, Gelsomina! Gelsomina, sono Federico, la strada è tua! Vai, vai! Venghino signori! Con la sola forza di muscoli pettorali, il rude Zampanò spezzerà la catena! Dai, vediamo, dai! Dai, Zampanò! Dai, Zampanò! Dai, Zampanò! Dai, dai! È il veggente Bonafons. Erano mesi che non si vedeva in giro. Ma chi è? Nessuno lo sa. Va in giro di notte coi pattini lanciando vaticini e predizioni. Notte, terribil notte, vestita d'atre tenebre. Eccomi ancora qui, Gengis Khan. La tua mano è zeppa di presagi. Condottiero, lascia che io scruti tra le pieghe dei prosciutti di Praga e saprai. Tutto il gregge è smarrito, ma una pecora senza bisogno di pastore conosce la strada del ritorno. Necam Adonai, Necam. Brunello, Barbera, Barbaresco, birra alla spina. Ecco, parte la linea, è rossa e ha la voce del leone. Sì, tracannati l'esistenza senza pensarci sopra, va. 2 sono le botti, ma il lambrusco riempirà quella più grande. Guai a voi, tappi a corona. Soci che tasso alcolico, Max?
doveva pure spiegarci che cosa voleva dire. Con questa carriola non li raggiungeremo mai! Con questa carriola sono 5 anni che ti vengo a prendere tutte le mattine, ingrato! Venderei l'autografo di Bob Dylan per pattinare così. Per pattinare così ci vogliono le rotelle a posto. Ma dai, Caro mio. forza! Andiamo più forte! Dai, cammina! Lo vuoi aprire il turbo o no? Uè, che succede? Un'evasione in massa? No, no, stanno girando un film, Italian Boys. Ah, mi era sembrato di aver intravisto John Travolta. Lo sapevo che ci scappavano. Ho letto tutti i padri della chiesa, me la pagheranno. Oh no! Max, hai dei problemi? Però fanno proprio le cose in grande i figli di papà, eh? Devono proprio essere sicuri di vincere, visto che i 200 milioni li hanno già spesi in tutto quel ben di Dio. Devo farvi una confessione. Io una di quelle gallinelle del pollaio da bere me la farei. Qui da noi non ce n'è uno di giusto. Dio stramaledesso, sono tutti qui. Quella Bele le usa proprio tutte per incastrare i suoi polli, eh? Si è messo anche il vestito della prima comunione. Entra la giuria! Ma quello chi è? Il nonno dell'abate Faria? O il fratello maggiore di Pertini? Ma no, è Ivano Graziati, l'ultimo dei futuristi viventi. Ma va, allora dovrebbe avere più di 100 anni. Per i futuristi il passato non conta. E pensare che è l'inventore della cravatta di latta. Questa sarà una gara senza esclusione di colpi. In palio il predominio radiofonico della città. E ricordate, avete un solo mezzo a disposizione perché possiate qui trascinar gente. La radio, la vostra voce, la musica. E fra 5 minuti, alle 2 in punto, le radio entreranno in collegamento. Son soldi, dite quello che vi pare.
Promettete ciò che volete. Sesso, spinelli, caramelle, noccioline, aranciate, gomma americana, bonbon, dischettini di Giulio Iglesias. Ma l'importante è che riusciate a portare gente nel vostro settore. Questo sì che è importante, tatini. A mezzanotte chiuderemo i boccaporti. E come diceva l'immarcescibile Marinetti, chi avrà cuccato più pollastre strozzerà il gallo. Un avvertimento, tatini. Niente trucchi né imbrogli. Dico bene, Mimì? Siete belli caldi? E allora come tuonava il generale Cadorna a Caporetto? Tutti ai posti di combattimento! Meno 5. 4. 3. 2, 1, via! Uè-oh! Uè-oh! Uè-hey! Oh, signore, dal tuo paradiso abbi un occhio di riguardo per un chitarrista. Attenzione, attenzione! Mancano 6 ore e mezza alla fine della gara. Come va, ragazzi? È il migliore dei modi e questo è sicuramente il migliore dei mondi, è vero? E la gabbia? Sì, lo so, la gabbia ha tante sbarre, ma non fumare, non tornare a casa tardi, non fare viti nel letto, non fornicare. Chiedi per piacere, chiedi perdono, chiedi l'aumento, chiedi la mano, chiedi scusa, chiedi permesso, chiedi pietà. Chiedi. No, basta, basta, basta. Chiedi l'impossibile e via una sbarra. Inflazione, moralizzazione, ricapitalizzazione, colonizzazione, ghettizzazione. Adesso la butta sulla politica. Sì, però lui qualche idea ce l'ha. Alle prossime elezioni vota Mick Jagger! Chi è questo Mick Jagger? Non l'ho mai sentito nominare. Sicuramente meglio di quei 2 baccalà di Lady Diana e del principe di Poi al Gallo. fin della licenza, liberate la scimmia, vi dico, e in fretta, se no spacco tutto! L'ho sempre detto io, liberate la scimmia, governo ladro. Ehi! Disco, per te impazzisco! Ah, e me ne sbatto anche del fisco! E c'ho pure l'ernia al disco! Ah! Fedelissimi, metropolissimi, amicissimi di Radio Metropolis, Volete sapere una novità? Sì, ho qui con me, per tutti voi, una valanga di telegrammissimi, spediti apposta da tutte le parti del mondo, a sostegno del nostro disimpegno. Volete che ve ne lega qualcuno? Eccoli qua, i Questi telegrammi non ce lo levano proprio. Belli freschi ancora caldi di stampa, qui per noi. Ma ricordate, telegrammi non per tutti, solo per chi si arruolerà nell'esercito di Radio Metropolis. Chi scriverà al vostro bene per schierarsi dalla nostra parte? Chi? Leggiamo qua. Ricordando stupendi vongoli, mangiati bussola a Versiglia, con voi fino alla fine, Donna Summer. Yeah! E poi, sempre con voi, meno casuale e più eleganti, Armace Fiorani Versucci. Oh, pardon, Armani Fiorucci Versace. E alla fine, Dio è con noi. Franco Zeffirelli. Ragazzi, se si è mosso i zeffi per la bella, una scappata al Kiwi ce la possiamo fare anche noi. E poi ci facciamo 2 penne al Charlie. Wow!
Dai, babba, dai, che andiamo. Beh, sbarbati, sapete che vi dico? Quei rocchettoni spennacchiati seguaci della scimmia sono quasi commestibili. Io tifo Trip Radio. Certo che qualche telegramma potevamo rimediarlo anche noi. Mi piacerebbe ricevere dei telegrammi. L'ultima volta che ne ho ricevuto uno è stato per l'ingiunzione di sfratto. No, io non ne voglio. Per me i telegrammi sono portatori di disgrazie e basta. E poi mi sa che quelli di Abele, mi sbaglierò, ma puzzano d'imbroglio. Cosa fai? Ma cosa fai adesso? Ti metti a ballare anche la disco music? Joe Cocker, perdonala. Lei non sa quello che fa. Guarda che sfiga, mamma. Per uno. Insomma. Affari d'oro, questa sera ragionier Sifar. Eh sì, contiamo di superare i 70 milioni di incasso. E poi... Dalla steppa del Gratasoglio, dal fango dell'ortica è nato un fiore, il fiore del cacao! E poi non crederci se vuoi trovare diavolo in metro, seduto giusto a fianco a te, che ti sorride, cerchiamo te. Amo lavoro se lo vuoi, mi serve chi lo fa per noi. E anche per voi che siete a casa, sappiate che qui al Kiwi Cacao ha liberato la scimmia. Perché non venite a vedere di persona? E se proprio non volete venire da soli, allora venite accompagnati dai vostri genitali. Quelli che offro gli altri da un po'. Begli amici. Comunicazione di servizio. Una barella a Radio Metropolis. Il seguace di Abele deve essere ricoverato per intossicazione da disco music. Mentre nel settore di Trip Radio è stato dato alla luce un bambino di 4,5 kg. Ma erano veri quei telegrammi, Abele? Sbattetevi, pannocchie rancide, dai. Tanto non vi servirà niente. Ehi. Ehi, piano coi Paesi Bassi. Molla le Malvine. Lui si stupisce dopo un po', si alza un altro sul metro, mi chiede se ho capito bene, se sono sveglio, se non lo so, che mi do un'opportunità, mi do un lavoro e cosa vuoi? Vogliono sabotare il contapersone. Avrei voluto che l'avesse chiesto a me. Va bene. Mimi, non preoccuparti. Tra qualche ora torneremo a casa da Marlon a Tahiti. Mancano 2 ore. 2 ore alla fine della super sfida. Gente, ascoltate le parole di Abele. Abele che vi sta scodellando sul piatto del giradischi una sorpresa sensazionale. Eccoli lì, vi vedo tutti pronti ad ascoltare le mie parole, gli occhi fissi su di me. 2 ore fa, sui cieli di Manhattan, si è alzato un vagone volante. Ha sorvolato New York, l'Oceano Atlantico ed è arrivato fino qui al Kiwi, qui a Radio Metropolis, qui per noi con l'ultima sensazionale novità del mercato discografico americano, l'ultimo LP dagli States. In those days tu, anche in quei giorni dei Tampa. È il momento della verità. Ora Abele sfodera la sua arma segreta. Se gli va buca stavolta, ce lo togliamo dalle palle per sempre.
E ascoltate anche questa. C'è di più. C'è di più! Una copia gratis per voi, per tutti quelli che entro le prossime 2 ore arriveranno qui. Naturalmente dalla parte di Radio Metropolis. Una copia gratis! E voi! Bastardo, vuole proprio comprarsela questa vittoria! Tantissimi, guarda, c'era il Luigino, l'Antonio, c'ero io, la Valeria, la Marisa, c'era tanta neve incredibile a Cervini, eravamo su con 2 macchine Scotta, piene signora. cariche, guarda, scottava in una maniera incredibile. A Cervinia non potevamo stare sulla nostra terrazza, eravamo sempre dentro a giocare a canasta, perché cosa vuoi, il sole? Mai! Ma per l'amor di Dio, figurati, tornavamo a casa che eravamo tutte piene di chiazze di rosso sulla faccia. No, questi sono mezzi sleali, caro mio futurista, così sono capaci tutti di vincere. E no a te, cocchina. Perché questo è il regolamento. Come diceva Marinetti, feroce e senza sentimento. Ma per chi incide questo Marinetti? C'era il Menea che correva da un tavolo all'altro, sembrava... Poi c'era il Silvan, pensa, sono mancate perfino le posate. Gibian, ma dove è andato Gibian? Gibian! Gibian! Senti, Max, quel posto di contabile nel magazzino di tuo cognato è sempre valido? Sì, è ancora valido. Almeno. Non ci sarebbe qualcosa anche per me? Un posto per te. Chi vuoi che ti voglia, povero caro? Non dobbiamo perderci d'animo. Ci sono sempre le enciclopedie. Mio zio è del settore. Anzi, è uscita l'ultima novità. Il Kama Sutra attraverso la musica gregoriana. 514 volumi che cambieranno la nostra vita. Oh, ragazzi, su col morale. Prendete nota. Punto A. Se le cose vanno male, l'enciclopedia andiamo a vendercela ai Caraibi. Beh, è il minimo. Punto B. Come disse Biancaneve a David Bowie durante il massacro di Fort Apache, niente è perduto. Punto C. Punto C. Punto C. Dell'Ambrusco ghiacciato. I'm Bobby the Sailor Man, I'm Bobby the Sailor Man, I never got no chickens that day, I'm Bobby the Sailor Man. Hey! Come sempre, il vostro amico Canale 5 vi informa sui fatti più insoliti del giorno. Al Kiwi Cathedral si sta concludendo il grande match che tiene con il fiato sospeso milioni di giovani. Quella che era cominciata come una semplice sfida rischia di trasformarsi in una guerra di generi musicali che simboleggiano gusti diversi, abitudini diverse, diversa base sociale. E adesso spalancate bene le orecchie. Parlo con voi, teppa maledetta stipata nei silos puzzolenti dei bassi fondi. Figli della diossina, dai cervelli pinguinati dei polmoni, disperati con l'orecchino, masturbatori del raccordo anulare, funghi della tangenziale, bande balorde e randace, illusionisti con i dadi, commercianti di sogni, bravi ragazzi, casalinghe inquieto, obiettori di coscienza, obiettori di sapienza, licenziati, sfrattati, bocciati, respinti, handicappati. Qua voglio vedervi. Non lascerete che questi pinguini da discoteca chic battano la vostra radio. Non lascerete che questi pinguini da discoteca chic battano la vostra radio. Non lascerete che questi pinguini da discoteca chic battano la vostra radio. Qua voglio vedervi e anche in fretta perché c'è poco tempo. Avanti su, alzate le chiappe e venite qua al Kiwi Cathedral perché qua non tornano mica i conti. E sapete perché? Perché a casa vostra nei maledetti pollai, on the road, in soffitta, nei cessi pubblici e privati, a letto, nell'orticello caldo, la scimmia resta in gabbia. Qui, tutti, insieme, e subito, per liberare la scimmia! Liberare la scimmia! Liberare la scimmia!
Aprite le finestre! Tutti in strada! Rompete la gabbia! Sarà la più grande evasione in massa della storia! L'ha detto Jimi Hendrix a Woodstock! Lo ha detto Bob Marley a Kingston! Liberate la scimmia! Italia voi! Liberate la scimmia, governo ladro! Me ne vado! Governo ladro! Io gli animali li libererei tutti. Incominciamo intanto a liberare le scimmie. No, ragazzi, non udirete il rombo di nessun vagone volante. Da Manhattan nessuno vola in nostro aiuto. Non vi regaleremo proprio niente. Né dischi, né fiaschi, né bambolone sexy. Per voi solo una cosetta made in Italy. Una canzone creata apposta per voi di Trip Radio. Dedicata a tutti gli Italian Boys.
Abele, senti. Poi qui si mette male, eh? Eh sì. E allora, come d'accordo? Ah, come d'accordo. Ah, pagare e morire c'è sempre tempo. Simpatico quell'Umberto, io l'ascolto sempre, dovresti proporlo al presidente. È un'idea, certo dovrebbe vincere la gara e magari mettersi la cravatta. Cavolo, mancano 15 minuti alla fine del match e noi stiamo rimontando. Io vado, sai, faccio ancora in tempo. Ciao. Ciao. Mi scusi, è qui che si liberano le scimmie. Sì, bimbina, non vedi quante scimmie a piede libero? Grazie. Attenzione, attenzione, Trip Radio sta rimontando. Ora si trova a sole 35 lunghezze da Radio Metropolis. Glielo faccio vedere io a quei sovversivi barboni di Trip Radio. No, non lo faccio più, non lo faccio. Ti risparmio perché mi ricordi Groucho Marx. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ok ragazzi, dai, su, così, venite avanti, c'è posto per tutti, su! Dai, forza che ce la facciamo, dai! Attenzione, attenzione amici! Non crediamo ai nostri occhi! Clamorosa rimonta di Trip Radio, che in pochi minuti ha guadagnato più di 1000 presenze! Che fugge come un ladro nella notte nel vespaio sterminato della città. E casa tua passa vicina, continuerai a piangere vicina Angelina. Quel Se bastardo lo prendo lo brucio vivo quella bele. Ah, cosa vuoi bruciare? Non vedi com'è conciato? Ma vi rendete conto? La radio è nostra! È nostra! Sesso, Lambrusco, rock and roll! Ehi, ragazzi, ascoltate! Oh, ora capisco la profezia del veggente Bonafons. Il Lambrusco riempirà la botte più grande! Yeah! musica e festa, le notti con la luna. Allora, Ciccia, è stata dura ma abbiamo vinto, eh? Auguri, buona fortuna. Umberto! Arrivo. Muoviti, che è l'alba! Giù nella strada, la scimmia sta chiamando, dentro una gabbia. Questo freddo notturno passerà e
le nuvole sopra la città si diradano e fanno posto al sole. Umberto, adesso ce lo puoi dire finalmente come ti è venuta l'idea della scimmia, Accompagnano l'età. Non lo so. Mancherà tutti i giorni passati, le vecchie amori. Questo freddo notturno passerà e le nuvole sopra la città si diradano e fanno posto al sole che presto tramonterà. I ricordi accompagnano l'età e la nebbia del tempo sfocherà tutti i giorni passati e i vecchi amori, ma non li cancellerà. Non è più stagione di malinconie, canzoni grigie di brutte poesie. Di violini e lacrime nei film. Non è più stagione di stupidità, di parole vuote di fatalità. Di romanzi rosa e di bugie, è tempo di novità. Musica e festa, e notti con la luna, gente che balla, che porta anche fortuna. Giù nella strada, scimmia sta chiamando, dentro una gabbia, la Liberia